Ora che avete capito un attimino come si usa il pendolo, vi faccio vedere un po' meglio, se volete costruirlo per conto vostro. Questo in metallo è un po' più complicato, ma questo qui in legno, si parte da un pezzettino di legno del genere per arrivare qua. Questo è il mio preferito perché parte dal centro, non ha la catenella, non ha niente, quindi quando lo vado a prendere farà tutto verso il centro, le vibrazioni saranno tutte verso il centro, in qualsiasi modo. Subito focalizzato verso il centro. Una volta che avete il legno, per andarlo a personalizzare, allora, il trattamento del legno dovete chiedere sempre o con la tecnica kinesiologica dello sbilanciamento o questo. Però è più facile, quando abbiamo degli oggetti in mano, è più facile portarli al petto e vedere se vi porta in avanti o indietro, in avanti positivo o indietro negativo. Poi bisogna sempre fare delle verifiche anche trasversali. Non mettere niente o mettere un'altra cosa che sapete che vi fa bene e vedere se dice sì o no. Quando avete il legno, una spruzzatina di olio, magari se non sporcate il filo meglio, lo andate a proteggere da polvere. Questo lo lasciate prendere il suo olio, dovete sempre testare, mi raccomando. Poi nel mio caso lo dovrei personalizzare, perché è stata fatta una ricerca, con, adesso ne ho sprecato tanto perché ho messo 2 gocce, anzi 3 gocce di olio essenziale di pino, perché il pino, chi conosce gli oli, il pino è molto interessante per le indagini, per i collegamenti. Ho preso un bel colore, no? A me interessa proteggerlo dalla polvere. Lo lascio riposare, c'ho un bel profumo di pino e vi faccio vedere in particolare altre cose che potreste usare nel frattempo per divertirvi con il pendolo. Vedete? Qua c'ho le pietre. Vi dicevo prima di usare questi chiodini che li trovate in acciaio, in argento, costano un po' di più. Testate sempre qual è meglio per voi. L'argento non è male. Devo ancora provare un pendolo in argento completo per me. Poi c'è chi vorrebbe farlo in oro, ma io lo sconsiglio l'oro per vari motivi. Vi faccio vedere anche questo, che ve l'ho già fatto vedere all'inizio. Adesso qui ho sporcato tutto, capita. Allora, le pietre bucate non andrebbero bene perché devono riposare minimo 6 mesi. Altro chiodino d'argento qui dentro, filo e funziona. Posso usare questo come pendolo? Sì. Anche qui uguale. È bucato, ho infilato dentro il chiodino, si è fermato a metà perché è conico questo, e qui posso andarlo a piegare rimetterlo dentro e usarlo in questo modo. Il filo forse è meglio perché adesso vediamo se ho un pezzettino di filo libero. Sì, questo è lungo. Anche questo poi lo tagliate. Io l'ho lasciato annodato con un nodo
diciamo facile da sciogliere, perché non è mia intenzione utilizzarlo, diversamente da questo video. Stessa cosa, uguale, stessa cosa, uguale. Una precisazione: quando avete il legno, quando avete un pendolo, solitamente l'ancoraggio è laterale, cioè vi trovate un anello e il primo movimento utile che c'è tra il pendolo e la catena o la corda è solo da un verso. Non mi fa 360 gradi come potrebbe fare questo qua. L'anello deve essere il più piccolo possibile, perché largo farebbe la stessa cosa uguale, ruota, ma sulla corda è molto meno evidente di un pendolo. Sono sottigliezze, perché la maggior parte dei pendoli sono così, ma io preferisco avere il buco centrale. È un po' più complicato, ma qui ad esempio ci stiamo lavorando. Questo è il tipo di ancoraggio, ma io voglio che il filo o che la catena esca da lì. Stiamo provando anche questo tipo di catena. Non è quella, sì, assomiglia a quella di tirare la catena di 50 anni fa, però è molto più sottile, molto più in acciaio, malleabile. Con questo noi abbiamo già finito, ci vediamo alla prossima e scendiamo magari più nei dettagli. Fatele le domande sotto il post o sotto nei commenti. Un saluto e a presto. Ciao a tutti!